Iniziamo il lavoro sul tratto dorso-lombare a mano aperta e con l'aiuto del pollice mobilizziamo i muscoli paravertebrali verso la colonna. Per eseguire bene questa tecnica bisogna fare attenzione alla colonna vertebrale. Ora con il mio indice vi indico dove si trova la colonna e con l'altra mano eseguo la tecnica sul muscolo paravertebrale. Come potete vedere, anche se spingo verso la colonna, cosa che normalmente non si fa perché crea dolore, tra il mio indice e la mano che lavora c'è il muscolo a fare da cuscinetto a protezione della colonna. Quindi senza esitare eseguo la tecnica a mano aperta con tutto il palmo, mobilizzando la catena muscolare fino alla base della schiena. Adesso con le dita spingo la muscolatura sempre dall'esterno verso l'interno, ma oltre la pressione aggiungo dei movimenti verso l'alto per sciogliere più in profondità. Procedo dall'alto verso il basso e poi dal basso verso l'alto. Queste tecniche che vediamo sono fatte solo da un lato del cliente, è chiaro che vanno eseguite anche dall'altro lato, poi se una parte necessita di più lavoro, allora ci soffermeremo di più. Diamo un release fasciale al tratto dorso-lombare anche con il pugno. Il pollice mi fa da guida perché si trova al centro del muscolo paravertebrale e il pugno lavora sopra ad esso, accanto alla colonna senza toccarla, quindi senza procurare dolore. Ripetiamo tutti i passaggi necessari più volte, sempre mantenendo una pressione e un movimento costante. La stessa tecnica la possiamo eseguire anche con il doppio pugno. La parte più difficile su questa tecnica è quella di mantenere ben sincronizzati il movimento e le pressioni che ora sono distribuiti su due mani. La sensazione corretta che deve avere il cliente è quella di sentire la tecnica continua, come se fosse fatta da una sola mano. Con entrambe le mani, partendo dall'inclinazione del sacro, eseguo un release miofasciale sempre con le stesse modalità di pressioni e movimento, fino ad arrivare sotto le scapole, per poi, senza mai staccare le mani, proseguire lo stiramento anche ai lati del corpo fino a ritornare al punto di partenza. Da notare come i pollici durante la tecnica sono affiancati e sono proprio al centro della colonna senza far nessuna pressione. Dopo l'ultimo passaggio, metto le mani ferme al centro della schiena e stiro verso l'esterno mobilizzando anche l'intero tratto dorso-lombare. Vediamo ora una tecnica per stirare bene la fascia del tratto lombare. In questo caso metto la mia mano destra alla base della colonna appoggiandomi al bacino, la mano sinistra sul tratto dorso-lombare, poi piego il mio corpo verso la schiena del cliente e genero uno stretching del tessuto. Appoggio una mano sulla scapola e con l'altra lavoro il lato opposto della colonna, questa volta premendo dall'interno all'esterno e dall'alto verso il basso. Con le dita lavoro il quadrato dei lombi, spingendo verso la colonna e stirando verso l'esterno, mobilizzando più che posso l'intero tratto lombare. Poi con il pugno stiro la fascia lombare dalla colonna verso me, controllando la pressione e procedendo con un movimento lento. Con due mani sovrapposte stiro la fascia lombare dall'altro lato oppure cambio posizione e uso la tecnica a pugno.